piace iniziare questo video leggendo le commoventi parole che mi ha scritto la signora Carla Calamini, che ora vive a San Pellegrino, ma vissuta a Brento Sanico fino all'età di 18 anni. Domenica 1 luglio 2018 sono tornata a Brento Sanico, il paesino dove ho vissuto la mia fanciullezza fino a 18 anni. Ci siamo andati il 7 luglio del 1944, sfollati perché ci fu una rappresaglia dei tedeschi e partigiani. I tedeschi presero il mio babbo e diedero fuoco alla casa, ci buttarono fuori nudi e scalzi e il mio babbo lo fucilarono in mezzo al fiume. La mia mamma era rimasta con 4 bambini di 7, 6, 4 e 2 anni, un nonno e 2 sorelle del mio babbo. Quando arrivammo a Brento Sanico, delle brave persone ci diedero una casa, un letto e altre cose per poter andare avanti. A luglio 2018, quando sono salita a Brento, sono rimasta molto male nel vedere la chiesa dove ho fatto la prima comunione e dove si facevano 2 bellissime feste, praticamente devastata. Spero tanto che venga restaurata. Ma torniamo alla vita dei brentani. Passato il fronte, noi bambini, si doveva andare a scuola a San Pellegrino. Si faceva 1 chilometro per andare e 1 per tornare. Poi negli anni 48 venne istituita la scuola elementare. Dopo il fronte alcune famiglie andarono via, chi verso Imola, chi verso Palazzuolo o il Mugello. Ne rimasero solo 4. Poi negli anni 60 tutte le famiglie se ne andarono, noi compresi. Rimase una persona sola di cui non ricordo la sua fine. I poderi di Brenta erano piccoli, se si seminava il grano rimaneva poca terra per seminare frumento o per piantare patate. L'unica risorsa erano i marroni per fare la farina per tutto l'anno, che serviva per una polenta tutte le mattine. L'unico divertimento per noi giovani era andare a veglia da una casa all'altra, facendo dei giochi e per fare 4 salti al suono di un grammofono. Questo era Brento fino agli anni 60. Ci troviamo tra i ruderi di Brento Sanico, borgo medievale abbandonato a circa 8 km da Firenzuola ed immerso nelle verdi montagne dell'Alto Mugello. Il borgo è situato a 628 metri sul livello del mare, nella valle del fiume Santerno, che con le sue limpide acque solca questa splendida area dell'Appennino. La pietra serena del borgo sbuca all'improvviso, quasi come un miraggio, in mezzo a quella folta vegetazione che fino ad adesso ce l'ha custodito come un segreto. Un aspetto singolare di questo villaggio abbandonato risiede nella sua costruzione. Non è come la maggior parte dei villaggi medievali in questa zona o comunque in generale nel centro Italia, costruito su un poggio, in una posizione in generale dominante, bensì in una piccola conca. Da qui parrebbe avere origine il suo nome, in quanto Brento Sanico sembrerebbe significare in lingua germanica al riparo dalle intemperie. Le prime notizie del borgo sono datate 1145. A quanto pare questa era una rocca della famiglia degli Ubaldini, rocca della quale si possono scorgere tuttora le antiche strutture. Brento fece comune a sé fino al 1777, quando, per le riforme economiche di Pietro Leopoldo, che era il Granduca di Toscana, fu annesso al comune di Firenzuola. Più nella precisione, gli Ubaldini qui tenevano un vicariato per riscuotere le tasse, ed il villaggio era centro amministrativo dei loro distretti. Il borgo era noto fino alla metà dell'Ottocento, in quanto da qui passava quella che all'epoca era l'unica strada che collegava la Romagna alla Toscana. Nella metà del XIX secolo abitavano qua a quanto pare circa un'ottantina di persone e pensate un po', qui c'era anche una scuola.
Ancora si riconoscono i terrazzamenti, che gli abitanti hanno continuato a dissodare e poi a seminare fino agli anni 50. Agricoltura, pastorizia, raccolta delle castagne, che è un po' il prodotto tipico di questa zona. Di questo vivevano gli abitanti di Brento Sanico fino a che, verso la fine degli anni 50, l'ultima persona ha abbandonato il villaggio. Camminare tra le rovine di questo sparuto gruppo di case evoca veramente una sensazione di arcana magia, e tutto questo è alimentato dal forte isolamento del borgo, tutto racchiuso come nella sua piccola conca. Il motivo del graduale abbandono fu soprattutto la costruzione delle moderne strade statali nel periodo post-bellico, che tolsero a Brento la sua importanza a livello strategico. La zona è famosa anche per una cava, dalla quale si estrae la pietra arenaria e più nello specifico la pietra serena, pietra con la quale sono stati costruiti tanti monumenti a Firenze e tanti paesini dell'Appennino tosco-romagnolo. Le montagne che vedete alle mie spalle infatti delineano il confine con l'Emilia-Romagna. È evidente che la strada, almeno dal versante firenzuolino, sia ormai impraticabile, almeno per le autovetture. Il borgo versa ormai in stato di totale abbandono. Due persone però negli ultimi anni hanno preso a cuore le sorti del paese e stanno cercando di dargli una nuova luce. Uno di questi è il parroco di un paesino della provincia di Faenza, che si sta occupando personalmente della riqualificazione di eremi, di monumenti diroccati in stato di abbandono. Uno tra questi, ad esempio, è il già ristrutturato eremo di Gamogna, che è qui nelle vicinanze. Si sta attualmente invece occupando della ristrutturazione e riqualificazione della chiesa di San Biagio, che è qui alle mie spalle, risalente al 1444. La chiesa è un gioiello in rovina che urla disperatamente il suo bisogno di aiuto. All'interno della chiesa è presente un reliquiario aperto, con diverse ossa umane appartenenti ad ex abitanti del borgo nell'Ottocento. Femori, costole, dita. Alcune di queste sono state trafugate e sono scomparse nel niente. Vediamo da vicino la pietra tradizionale locale, la pietra serena, con la quale sarà ultimato anche il tetto. Ormai in almeno un paio di case, come vedete, sono state montate le prime impalcature. L'operazione rilancio di Brento Sanico potrebbe veramente essere iniziata. Quella che vedete alle mie spalle è la strada attualmente sterrata che, una volta appunto adeguatamente sistemata, si ricongiungerà alla statale proveniente da San Pellegrino e, ce l'auguriamo, potrà contribuire in maniera decisiva alla rinascita del borgo.
oramai 60 anni Brento Sanico vive nel suo silenzioso oblio, occultato dalle sue splendide montagne. Ma adesso una nuova era si prospetta per il paese, un'era nella quale potersi rilanciare dalle sue stesse macerie. Allora Anna, ci vuoi dire come hai scoperto questo posto e come ci sei tornata poi? Diciamo che l'ho scoperto circa 20 anni fa con un mio compagno e siamo passati di qui e sì, era infrescato, ma non tantissimo. Abbiamo fatto una piccola visita e poi siamo andati a vedere la chiesa. Come siamo entrati in chiesa è stato proprio una cosa molto emozionante, perché quei bei colori, che adesso purtroppo non si vedono più così belli come allora, e così mi erano rimasti proprio nel cuore vedendo, però purtroppo non c'era già più anche l'altare, insomma era una chiesa vuota. E dopo, diciamo, non ci ho pensato più e abbiamo fatto tante altre cose, poi purtroppo il mio compagno è deceduto. Lì una domenica che ero da sola ed ero molto triste, mi è venuto in mente di venire a vedere questa chiesetta. Ed era l'anno? In ottobre. Ok, quindi ottobre 2016. 2016, sì. Quando mi sono avvicinata al borgo è stato, cioè, proprio, mi è venuto un nodo alla gola perché il borgo era completamente avvolto da vitalbe, rovi, che non si entrava, si entravano solo i cinghiali. Allora io ero da sola, ho cominciato a fare del rumore perché volevo andare a vedere questa chiesa e finalmente sono riuscita ad arrivarci, ma proprio passando in un tunnel di vegetazione. La chiesa era ancora abbastanza bella, sto parlando di 3 anni fa, e adesso invece si è deteriorata molto. Dopo aver disboscato, aver tagliato tutte le vitalbe, rove, eccetera, ci siamo appunto resi conto che non riuscivamo a fare d'altro. Perciò ci siamo rivolti a Don Antonio Samorì, che lui subito, diciamo, ha abbracciato la mia causa di ristrutturare soprattutto la chiesa e poi anche il paesello, se fosse stato possibile, ma allora era solo un sogno. Io infatti, per poter cercare qualche contributo, ho scritto a tutte le istituzioni, ho scritto a tutte le associazioni del CAI, ho scritto alla banca, alle banche, però non mi ha mai risposto nessuno, anche al sindaco di Firenzuola, ho scritto persino al Papa e gli ho mandato anche delle foto. L'unica persona che si è presa veramente a cuore questo restauro è stato Don Antonio. E adesso siamo arrivati al punto che siccome il paese, diciamo le 6 case che fanno parte del paese sono andate all'asta, quindi noi siamo andati a comprarle e adesso, diciamo, le 6 case appartengono a Don Antonio. Abbiamo la possibilità di poterle ristrutturare, ma naturalmente i fondi non ci sono, non c'è nessuno che ci dà una mano. E si può contare solo su Don Antonio, ma le cose in questo modo vanno avanti piano piano. Ci vuole solo la volontà, la passione e la voglia di vivere qui in silenzio, in un posto un po' isolato, d'accordo, ma bellissimo. Qui c'è caldo, si sta bene. Nonostante siamo a 630 metri sul livello del mare. 628, sì. Sì. E quindi questo è il nostro sogno. È il sogno di ripopolare e far rinascere questo borgo. I sogni sono fatti per essere realizzati. Quindi speriamo che qualcuno ci dia una mano, speriamo, perché va bene, noi ce la faremo lo stesso, perché abbiamo voglia di farcela,
Ma è chiaro che se abbiamo una mano da qualcuno, certo, non guasterebbe. Faremo prima. Bene, grazie Anna Voschi. Prego, grazie a voi. Siamo andati a trovare Don Antonio Samorì nella chiesa di Basiago, dove esercita le sue funzioni. Ci vuol dire innanzitutto da dove è partita questo suo interesse verso questi posti un po' lasciati a se stessi? È partito 40 anni fa, casualmente come tutte le cose, roba da matti, a loro veniva considerata un posto abbandonato, con degli amici, ma era un posto ancora messo abbastanza bene, con vasi abitabili, c'era da fare il tetto, i bagni. In questo posto dopo io ci ho fatto i campeggi, eccetera, eccetera. Poi pian piano mi sono preparato, anche tecnicamente diciamo, ho imparato un po' a fare il muratore e ho affrontato il secondo posto, che è Gavogna, che era ridotto quasi un cumulo di macerie, oggi è un posto splendido. Perché ci vuole sempre un po' di coraggio e un po' di coscienza, perché l'impresa per le mie povere forze erano e sono quasi impossibili da realizzare. Con l'aiuto di tanti volontari ho restaurato anche il terzo posto, che era l'Odole. Questo ultimo posto era abbandonato da 60 anni, però era conosciuto, aveva e ha un fascino anche nel degrado, no? E ora sono venuti da me in una cinquantina, la prima volta che mi hanno incrociato per parlare di questo problema. Don Antonio, adesso che hai finito l'Odole, il terzo posto, cosa fai? Migrato da un mattino alla sera, mi annoio, no? Ho fatto 2 o 3 promesse, le ho mantenute e mi sono incastrato, ma sono contento. E c'è sempre stato entusiasmo per i miei lavori, eccetera, per i miei restauri, però riguardo a Brento sarà il fascino che ha questo villaggio, insomma, è superiore. E quindi mi sono tirati dentro i vecchi e nuovi volontari. Per esempio, il primo lavoro che abbiamo fatto, il tetto nuovo alla chiesa, è stato un punto fermo, un incoraggiamento, no? E poi adesso andremo avanti, speriamo di arrivare sempre un po' più avanti, di restaurare non solo la chiesa, ma anche le 5-6 case che ci sono attorno, col tempo. Certo. Ecco, quindi è un progetto, diciamo, a medio termine. A medio termine. Ok. E ecco, a chi sarebbe destinato questo progetto? A persone che ci vanno ad abitare e a campare. Ok. L'entusiasmo che c'è, forse lo merita, è un posto che ha un fascino, ha una storia, anche ci sono anche tanti iscritti sulla storia di questo posto. Poi pensare che lì ci vivevano tante persone, sarebbe bello che oggi ce ne abitino 8. Poi il mio sogno naturalmente è che là ci nascono e ci vivono dei bambini. Naturalmente, data la veneranda età, io non sogno di finirlo, sogno di vederlo, di impostarlo un po', insomma, di cominciare a avere dei punti fermi, così ci vanno queste famiglie, dopo tirano avanti la baracca loro. Speriamo bene. Grazie a Don Antonio Samorì. Studi risalenti al secolo scorso hanno evidenziato come al di sotto dell'intonaco delle pareti vi siano ancora ben conservati affreschi risalenti al 1500. So che sei arrivata qui per la prima volta nel 1998. Esatto. Rispetto a quell'anno lì, la chiesa che tipo di involuzione ha avuto? Si è deteriorata molto. E gli affreschi che vediamo da questa parte, che sono ancora belli vivi in un certo senso, dalla parte di qua purtroppo sono caduti quasi tutti, almeno in questa sono caduto con l'intonaco. Questo dovuto naturalmente all'umidità. Quindi diciamo che da 3 anni comunque a questa parte soprattutto è stato in deterioramento, perché già 3 anni fa, quando abbiamo incominciato a pulire il borgo, a disboscare, eccetera, era molto meglio di adesso. Ed è caduto anche un affresco che c'era lì nell'abside, un bellissimo angelo
che guardava fuori, era vicinissimo a quella finestrina. Che guardava quindi verso la finestrella. Guardava verso la finestrina e mi dicevano che appunto quello era un angelo bellissimo, che adesso purtroppo lo vediamo, anzi non lo vediamo perché è diventata polvere, che è lì sotto la finestrina. Qui entriamo nella canonica. Qui è pericoloso, quindi ci stiamo un poco. Ah, no, perché vedi come siamo messi. Ah, ok. Quindi non so. Qui siamo dentro la canonica e praticamente in questa stanza c'era l'aula della scuola. Architetto Carli, questione burocratica, come siamo messi? Siamo messi che abbiamo presentato un progetto alla sovrintendenza e abbiamo trovato una certa corrispondenza dall'architetto Ricco in particolare. Dopodiché abbiamo presentato al Comune un'altra pratica edilizia per quanto riguarda il restauro della casina, chiamiamola casa colonica. La sovrintendenza probabilmente verrà su a rivedere quella della parte pittorica, cioè il restauro pittorico, altrimenti ci darà le dovute diciamo così, prescrizioni per il restauro dell'intera chiesa. Allora, qui stiamo guardando una maestà, che era la maestà di Brento Sanico, dove il parroco, tutte le domeniche, veniva in processione, infatti qui lungo la strada c'erano le croci, insomma, della processione, e venivano qui e quando era qui diceva la messa. A poche centinaia di metri dal borgo ci si può imbattere nella Fontaccia, una sorgente di acqua naturale potabile che sgorga nel bosco. Il progetto di Anna e Don Samorì è tanto affascinante quanto ammirevole e a suo modo unico. Ritirare su il borgo dalle sue stesse rovine e una volta ricostruito donare le sue case in comodato d'uso gratuito a chiunque abbia la voglia di venire qui ad abitare. Rispetto a quando sono venuto per la prima volta qui al paese, lo scenario sembra essere già sensibilmente cambiato. L'entusiasmo e la volontà della signora Anna Boschi sono davvero encomiabili. La sensazione è che questo gioiello dimenticato stia veramente uscendo dal tunnel per poter risplendere di nuova luce. Nel frattempo, il primo passo per la realizzazione di questa piccola grande impresa è stato compiuto. Grazie al lavoro della squadra dei volontari, la vecchia mulattiera proveniente da San Pellegrino è stata nuovamente resa agibile. Un balzo importante per togliere Brento da quell'isolamento in cui è sprofondato da più di mezzo secolo. Un ponte per provare a restituire alla civiltà un borgo e la sua storia.
liberi.